Radio, sono Chiara Nicoletti dall'81esima Mostra d'Arte e Cinematografia di Venezia. Sono con Antonio Piazza, Fabio Grassadonia, che presentano in concorso Iddu. Benvenuti e bentornati su Fred. Grazie. Allora, ne parlavo con Tony Servinio e Elio Germano, che mi hanno anche aiutato a cercare di chiarire bene quello che volevo dire. Umanizzare ma non ridicolizzare, la chiave per raccontare, per fare un film differente, un film non di mafia ma su personaggi mafiosi, umanizzare nel senso di mostrare anche l'umano e non renderli il villain. Ma guarda, ti cito subito una frase di Giovanni Falcone che per noi è veramente cruciale. Lui diceva smettiamola di chiamarli mostri, ovviamente sono dei mostri in senso criminale, ma smettiamolo di usare questa parola, smettiamo di usare la parola piovra, perché la realtà è che questi signori ci rassomigliano tantissimo. E questo è tanto più vero con una figura come Matteo Messina Denaro, il quale aveva delle abitudini borghesi ed è stato circondato da amici borghesi, abitudini borghesi, per esempio la lettura, la visione del cinema. Il procuratore De Lucia, dopo hanno trovato nel suo covo 212 DVD e svariati libri, tra cui Baudelaire, Vargas Llosa, Dostoevskij, lo descrive come un discreto lettore, un appassionato cinefilo. Abitudini che ci rassomigliano. E quello che è disturbante è anche difficile da rielaborare con dolore, è quanto queste abitudini siano simili alle nostre. E allora non si tratta di umanizzare, si tratta di capire come funzionava questa persona qui, come si è prodotta questa aberrazione che poi è la sua vita criminale. E per noi tutto risiede all'interno di un rapporto con il padre in un contesto di patriarcato patologico. Poi comunque, se posso aggiungere, quando tu racconti una storia e una storia è agita attraverso i personaggi, non puoi approcciarti nella costruzione di questi personaggi con un pregiudizio ideologico, con un giudizio. Noi siamo narratori di storia. Se io metto sotto lente ingrandimento una persona realmente esistente, qualsiasi essa sia, debbo provare a scandagliare per scoprire la natura della sua psicologia profonda. Il mio giudizio resta altrove, perché le storie sono fatte da personaggi. Quindi devi scavare, quando in questo caso, perché è una figura criminale di un certo livello, devi scavare con attenzione, devi cogliere esattamente l'essenza di quella forma di umanità e devi permetterle di agire per quello che è, non per quello che il tuo giudizio vorrebbe imporre. Questo film chiude la vostra trilogia siciliana, avete raccontato appunto sempre la vostra Sicilia. Mi chiedevo perché avete pensato che questo era il miglior modo di chiudere questa trilogia e perché questo era il momento giusto per parlare e raccontare questa storia. Allora, quando noi abbiamo scritto e diretto Salvo, avevamo già in testa l'idea di volere fare una trilogia siciliana con la quale fare i conti e provare a chiuderli anche questi conti con la nostra esperienza di siciliani nati e cresciuti in Sicilia nel periodo peggiore della storia recente di Sicilia, gli anni 80 e 90, no? E allora volevamo anche esplorare, diciamo, alcuni temi che stavano a noi a cuore in 3 forme cinematografiche diverse. Quindi il primo era una sorta di strano noir sotto la luce bollente di Sicilia estiva. Il secondo era una favola nera e non poteva essere altrimenti, perché anche in quel caso partiva da una storia realmente accaduta, tragicissima, perché il sequestro e la soppressione di un bambino. E il terzo, noi volevamo fortemente, in qualche modo, prima di tutto provare a fare qualcosa che non avevamo mai fatto con gli altri 2 film precedenti, quindi cambiare genere, avere più un film più di parola, di dialogo,
è un film che in qualche maniera, da un punto di vista tematico, si confrontasse con le conseguenze del dominio culturale, politico, economico della mafia nell'ultimo trentennio in Sicilia. Cioè c'è stato quel periodo lì che è durato a lungo, nel quale siamo precipitati e dal quale non riusciamo in qualche maniera a venire fuori, o ne veniamo fuori malamente. Quali sono le conseguenze? Quando tu vivi vicino a Chernobyl per molto tempo, quali sono le conseguenze su te che vivi accanto a qualcosa di nucleare e tossico? Ecco, questa storia ci sembrava l'ideale per raccontare dove siamo oggi. E poi la latitanza lunghissima, trentennale di quest'uomo è una pagina nera della storia della nostra Repubblica, ed è una pagina senza verità, perché certo adesso si stanno arrestando i fiancheggiatori, gli autisti, il vivandiere, il medico, ma non possiamo immaginare che la latitanza sia durata così a lungo solo grazie a queste figure del territorio. Questa è una latitanza che apre molti interrogativi, e questi interrogativi, cioè, queste sono domande che ci siamo posti anche noi, e in un certo senso il film vuole dare conforto a chi condivide con noi queste domande. E anche ti carica di responsabilità, io spero, aggiungo. Sì, nel senso cerchiamo di non rimuovere le domande scomode, che è una cosa che anche noi siciliani dolorosamente tendiamo a fare. E anche i napoletani. Ci aggiungo un tocco mio e vi ringrazio. Antonio Piazza, Fabio Grassadonia, Idu in concorso a Venezia 81. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider. Grazie. Ciao. Grazie.